utilizzare i nostri guanti avremo bisogno di un paio di punte da 3,75. Io sto usando un cavetto da 60, voi ne potete utilizzare anche uno più corto, deve essere comunque giusto da poter contenere le 40 maglie di lavorazione. Un contagiri indispensabile per il lavoro in pizzo che facciamo sopra, un paio di forbici e i miei guanti io li ho realizzati con il Noblesse di Mani in Maglia, li ho realizzati in questo colore. Noi adesso per il video li andremo a realizzare, anche perché mi servono di un altro colore, con un altro colore sempre del Noblesse che è il verde acqua, ed è un bel colore anche se non è prettamente invernale, però mi piace non usare solo toni sul marrone, grigio, eccetera. Sto cercando di utilizzare un po' più i colori anche in inverno, perché comunque ci danno un po' un senso di allegria. Comunque, oltre a questo colore, c'è una bella selezione di colori per questo tipo di filato, per cui se vi dovesse interessare potete andare sul sito di Mani in Maglia, sul loro e-shop, e cercare un colore che a voi può piacere di più. Vi ricordo sempre che con l'acquisto online avete uno sconto del 10% che esclude tutte le altre promozioni che ci sono all'interno del sito, quindi questo è giusto che sia chiaro. Con il codice cerchi di maglia 10 scritto tutto minuscolo e tutto attaccato, quindi se volete realizzarli con lo stesso filato potete andare sul loro sito e fare, insomma, e scegliere il colore che più vi piace. Questo progetto ho pensato di realizzare una, non posso chiamarlo un vero e proprio pattern perché io non sono una professionista, per cui non so se effettivamente può essere, insomma, se può essere definito tale. Io comunque ho riportato tutti i miei appunti, come vi ho sempre detto, ve li ho riportati e vi ho lasciato anche uno schema che sarebbe lo schema da seguire per il nostro lavoro in pizzo che viene sopra. Adesso inizieremo il lavoro, lo faremo assieme, per cui chi vuole può andare nel mio blog, lascio qui sotto nel box informazioni il link per potersi scaricare tutto il documento, è un PDF per cui è scaricabile da chiunque voglia, lo può scaricare, lo può stampare e poi al limite lo seguite, lo segue assieme a me nel corso della lavorazione. Io ad ogni passaggio farò comunque riferimento alle mie istruzioni, in modo che se dovesse esserci qualcosa di poco chiaro o qualche errore o magari qualche dimenticanza, se volete potete lasciare qui sotto nei commenti, mi potete lasciare un commento con qualcosa che magari mi è sfuggito o che sarebbe potuto essere più chiaro, e io provvederò poi a fare le dovute correzioni nel caso servissero. Avvieremo sul nostro ferro 41 maglie, 40 sono di lavorazione e una maglia supplementare per la chiusura in tondo. Io vi consiglio qui nelle mie istruzioni di utilizzare il metodo del long tail cast on, quindi ora l'andiamo a rivedere assieme. Cerchiamo di calcolare una codina abbastanza abbondante in modo da poter andare anche a rifinire poi una volta che abbiamo terminato il nostro lavoro. Quindi per 40 maglie io sinceramente non faccio nessun calcolo e ne lascio almeno un 70-80 centimetri. Faccio il mio cappiolino, lo infilo all'interno questa volta di tutti e due i ferri, lo vado a stringere. Il filato che arriva dalla rocca o dal gomitolo lo porto sul pollice, la codina la porto tra l'indice e il medio e tengo entrambe i cappi con le restanti dita. Faccio questo movimento con tutte e due le punte, entro all'interno del pollice, esco, rientro all'interno dell'indice. Rientro nel pollice e lascio andare la maglia ed ho costruito così la mia prima maglia. Entro all'interno del pollice, indice,
lascio andare e ho costruito la mia seconda maglia, la mia terza, scusate. Quindi pollice, indice, pollice, pollice, indice, pollice e lascio andare. Vado avanti sino ad avere 41 maglie sui ferri. Avviate le mie 41 maglie, sfilo un solo filo da, da tutte le maglie, dall'interno delle maglie, individuo pressappoco la metà, quindi allargo tutte le maglie costruite, le faccio scivolare sul cavo, individuo pressappoco la metà senza contare le maglie per il momento e tiro entrambi i cavetti in modo che tutte le maglie saranno posizionate sui ferri. Faccio sempre attenzione che il filo che arriva dal gomitolo, ok, sia nella parte esterna, tutto il resto rivolto verso di me. Un'altra accortezza è quella di osservare per bene che tutti i nodini dell'avvio siano rivolti verso il basso e che qui non ci sia stata nessuna torsione, altrimenti il lavoro non ci verrà come si deve. Adesso sfilo questo ferro, mi porto questa maglia, la prima maglia sull'altro ferro, e adesso inizio a lavorare il mio bordo, quindi questa parte che riguarda il bordino, proprio l'inizio del nostro guantino. Questa è puramente indicativa, io vi dico di fare, vediamo, di fare 5 righe di bordo, voi potete farne 10, 15, potete fare tutti i giri che volete, non è determinante ai fini poi della riuscita. L'unica cosa, più alto farete questo bordo e più lungo avrete il vostro manicotto. Quindi inizio sfilando il ferro sempre esterno ed inizio la mia lavorazione con il bordo di 2 dritti e 2 rovesci, quindi 2 dritti e 2 rovesci, sino ad arrivare alla fine. A questo punto ci troveremo in questa situazione. Avremo terminato con i nostri 2 dritti e avremo una maglia che ci resta, che è quella che ci aiuterà a chiudere in tondo tutto il lavoro. Io la faccio scivolare sull'altro ferro, riporto in pari i miei ferri di lavorazione per lavorare con il Magic Loop. Adesso ho terminato con 2 dritti e devo lavorare 2 rovesci. Andrò a lavorare la maglia che ho lasciato scivolare su questo ferro assieme ai miei primi 2. No, ho terminato con 2 dritti e devo riprendere, ho terminato con 2 rovesci e devo riprendere con 2 dritti. Quindi la terza maglia che io non ho ancora lavorato l'andrò a lavorare assieme al mio primo dritto. Qui riporto i ferri in pari, sfilo con il filo sempre verso l'esterno, sfilo il ferro esterno, entro in entrambi i punti, quindi il punto non lavorato e il mio primo dritto, e riprendo così la lavorazione di 2 dritti e 2 rovesci. Farò questa alternanza per 5 giri, almeno questo è quello che io ho fatto anche per l'altro guantino. Non vi spaventate se sembra eccessivamente largo, perché comunque a parte essere una taglia ML, man mano che il lavoro va avanti tenderà ad allungarsi piuttosto che allargarsi. Quindi facciamo adesso questi nostri 5 giri di bordo. Ho eseguito le mie, quindi prendo il mio marcapunto, lo vado a mettere sulla prima maglia di questo ferro, perché questa è la mia prima maglia dell'inizio del giro, e vado a lavorare a dritto per 4 righe, 4 giri, scusate, non sono righe. Una volta che abbiamo lavorato il nostro bordo e i nostri 4 giri di maglia rasata, quindi tutto al dritto, andiamo a preparare il lavoro
per la lavorazione del pizzo, quindi dovremo andare a dividere la parte frontale con la parte sotto della mano. L'ho messo storto, scusate, ecco qui. Quindi andremo a selezionare, ad evidenziare, quindi a delimitare, scusate, le maglie che riguarderanno tutta la lavorazione del pizzo. Ora, io consiglio sempre di non iniziare il pizzo dalla separazione tra un ferro e un altro, quindi vado a lavorare una maglia e metto il mio marcapunto. Lavoro 21 maglie, (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Lavorate le mie 21 maglie, vado a mettere il mio marcapunto, termino tutto il giro, quindi lavoro la parte che non ha pizzo, quindi che sarà lavorata tutta a maglia rasata. E adesso a questo punto, una volta che io ho lavorato tutte le mie maglie, tengo conto del mio inizio del giro sempre dal marcapunto rosso, quindi o lo sposto lavorandolo assieme, facendolo scorrere assieme alla lavorazione, oppure insomma per comodità ognuno può fare come vuole. Adesso andiamo a portare tutte le maglie in questo modo e cerchiamo di dividere il nostro lavoro in modo che andremo a lavorare su un unico ferro tutta la parte in pizzo. Quindi noi nelle maglie che sono state separate, quindi da questi marcapunto, su queste maglie andremo a lavorare il nostro pizzo. Il nostro pizzo si sviluppa su 21 maglie per 23 giri, per cui io consiglio sempre di lasciare una maglia prima dell'inizio del pizzo e dopo l'inizio del pizzo, in modo che le maglie che riguardano tutta la nostra lavorazione sono comunque su un unico ferro, non abbiamo difficoltà anche nella lettura dello schema, specialmente se è qualcosa che si fa per la prima volta, e le maglie, se ci sono eventualmente dei gettati o delle maglie che poi si devono andare a lavorare a dritto ritorto o comunque sia in una lavorazione in pizzo, non hanno la difficoltà dopo dell'incontro dei due ferri. Non so se mi sono spiegata. Comunque io adesso, una volta che ho portato in questa posizione i miei due ferri, ho da una parte la mia lavorazione in pizzo e da una parte tutta la lavorazione a maglia rasata. Il mio giro inizia su questa maglia, quindi io non posso assolutamente sbagliare anche nel conto dei giri che io andrò a fare, perché adesso è molto importante, specialmente per chi si sta approcciando ora con uno schema o una lavorazione in pizzo, è molto importante finire e stare attenti a contare bene i giri e non saltare né un punto e né un rigo di tutto il nostro schema. Schema che voi troverete all'interno proprio di tutto il documento, dove io passo passo vi dico tutte le cose che vi scrivo, tutte le cose che vi sto dicendo adesso qui. Avrete anche scusate, il foglio dello schema, in modo che voi qui potete andare anche a segnarlo con un evidenziatore. Ad esempio io mi aiuto così piuttosto che con una penna, per vedere a che punto vi trovate nel caso in cui doveste lasciare il lavoro in sospeso. Per la lettura dello schema, sempre per chi è alle prime armi e magari non si è mai approcciato con un lavoro del genere, c'è da dire una cosa molto importante, che la lettura degli schemi avviene da destra verso sinistra.
Solitamente poi i giri che si devono fare se non c'è nessuna lavorazione sul retro del lavoro, in questo caso comunque noi lavoriamo in circolare ed è una lavorazione sul diritto, solitamente i numeri, questi giri non vengono indicati in alcuni pattern, in altri sì. Noi comunque adesso andiamo a vedere nella totalità tutti i giri e li andremo a vedere tutti assieme. Quindi queste sono il numero delle maglie, quindi da 1 a 21 partendo da destra verso sinistra, e questi sono invece il numero delle nostre righe. Quindi 1, 3, 5, 7 sono evidenziati i numeri, sempre per non sbagliare e lavorare nel senso giusto. Quindi il primo giro inizia da destra verso sinistra, il secondo giro invece inizia da sinistra verso destra. Comunque a noi non interessa perché questo è lavorato tutto al dritto. Una precisazione, qui c'è il pallino nero che nella leggenda che evidenzia il rovescio. Noi rovesci qui non ne abbiamo. Nel caso in cui voi voleste utilizzare questo schema per un lavoro sui ferri dritti piuttosto che un lavoro in piano, tutti i ferri pari andranno lavorati a rovescio, per cui andrete a sostituire invece del punto dritto il pallino nero, se volete sistemarlo voi, magari anche con un pennarello o con una penna. In questo caso io lo schema l'ho adattato per un lavoro fatto in circolare. Primi 12 giri del nostro pizzo, che vengono lavorati sempre nelle maglie che sono all'interno dei marcapunto, sono giri uguali, per cui noi ne andremo ad analizzare uno assieme, dopodiché andremo a fare le ripetizioni per 12 volte. Quindi, come detto, dobbiamo iniziare dal primo, quindi dal giro numero 1. Io qui ho la mia maglia che mi separa il lavoro a maglia rasata dal mio pizzo, quindi vado a lavorare questa maglia e non la considero nel mio pizzo. Vado a considerare tutte le maglie da lavorare in pizzo, quelle che vengono dopo il marcapunto. Mi munisco di contagiri. Allora, qui c'è una precisazione da fare. Io solitamente segno il primo giro prima di averlo iniziato. Ci sono persone invece che segnano il giro una volta terminato e fanno scattare il numero 1 qui sopra. Quindi io farò come abitualmente faccio: prima di iniziare il giro io vado ad evidenziarmi che giro sto per andare a lavorare, quindi non che giro io ho terminato. Questo è giusto per chiarire, perché molte volte ho visto alcuni video dove cioè si può creare una leggera confusione. Quindi iniziamo dal primo rigo, dal primo giro. La leggenda che trovate qui sotto vi indica esattamente a che cosa significano questi simboli. Il simbolo che va verso destra ci dice di fare una diminuzione a destra, quindi lavorare 2 maglie assieme. E quindi lavoriamo le prime 2 maglie assieme. Il simbolo che va verso sinistra ci dice di fare una diminuzione a sinistra. Io la diminuzione a sinistra la faccio in questo modo: prendo una maglia, la passo senza lavorarla, prendo la seconda maglia e la lavoro e passo la maglia che non ho lavorato. In questo caso ho effettuato una diminuzione a destra e una a sinistra, come indicato nello schema. Le barrette sono i punti al dritto, quindi vado a fare 3 punti al dritto, 1, 2 e 3. Ora avrò un gettato, perché la pallina mi indica che devo andare a fare un gettato, quindi un gettato, un dritto e un gettato. Arrivo a questo punto, prendo il mio filo, lo passo sopra al ferro e ho fatto un gettato. Faccio il diritto e faccio un altro gettato. Dopo questo gettato ho 2 diritti, quindi 1 e 2. Subito dopo vado a ripetere la diminuzione a destra e la diminuzione a sinistra, quindi lavoro le prime 2 maglie assieme ed ho fatto la mia diminuzione a destra.
passo una maglia senza lavorarla, prendo la maglia successiva e la lavoro, passo la maglia che non ho lavorato sull'ultima maglia ed ho eseguito una diminuzione a sinistra. Dopo di questo ho 3 dritti nuovamente, quindi 1, 2 e 3, e adesso avrò un gettato, un diritto ed un gettato, quindi un gettato, un diritto ed un gettato. Quindi dicevamo un gettato, un dritto e un gettato e 2 maglie al dritto. Quindi il mio primo gettato l'ho eseguito, eccolo qui. Questo è il mio primo gettato, una maglia al dritto, un altro gettato e 2 maglie al dritto. Ed ho terminato il mio primo rigo di pizzo. A questo punto continuo a lavorare tutte le maglie escluse dai marcapunto, quindi sono le maglie che includono tutta la parte sottostante del guantino, sino ad arrivare a terminare il giro. Quindi queste maglie le andrò a lavorare tutte al dritto. Ho così terminato il mio primo giro. Quindi prendo il mio pennarello e mi segno il mio primo giro. Prendo il contagiri, sto per iniziare il secondo giro. Nel secondo giro qui mi dice che devo fare solo maglie al dritto per tutto il giro. Quindi andrò a fare, inizio adesso a lavorare delle maglie al dritto sino ad arrivare nuovamente al marcapunto. L'unica cosa che adesso voglio farvi vedere, anche se sicuramente è qualcosa che si saprà, quando incontrate il gettato che abbiamo fatto nel giro precedente, entrate all'interno del punto in questo modo e l'andate a lavorare normalmente al diritto e continuate sino ad incontrare il prossimo gettato. Quindi andiamo avanti, qui ce ne sono altri 2, incontriamo il gettato, entriamo all'interno del punto normalmente e l'andiamo a lavorare al dritto. Lavoriamo il dritto e lavoriamo nuovamente il gettato al dritto. Terminiamo adesso tutto il giro. Abbiamo terminato a questo punto anche il secondo giro, quindi posso anche andare a evidenziare il mio secondo giro e andrò a fare il terzo giro, quindi mi segno terzo giro, che non sarà altro che la ripetizione del primo. Quindi adesso il primo giro che noi abbiamo lavorato assieme lo dovremo andare a ripetere per 6 volte, alternandolo sempre ad un giro al dritto. Per cui adesso vado avanti sino a terminare l'11° giro e poi ci vediamo e vediamo come proseguire. Sono così arrivata al numero 11, al rigo numero 11. Adesso mi resta il rigo numero 12 che è tutto lavorato al dritto. Stiamo per iniziare il rigo numero 13. Questi sono i nostri 12 giri della prima parte del pizzo che equivalgono a questa parte qui. Adesso inizieremo a fare la seconda parte. Come vedete c'è solo uno scambio dei punti che noi abbiamo appena fatto con una ripetizione invertita, ovvero se prima andavamo a diminuire, adesso andiamo ad aumentare e poi a diminuire. Questo è qualcosa che magari poi con la pratica e magari man mano che si va avanti leggendo gli schemi si riesce a entrare nel meccanismo ed è veramente poi anche più semplice da capire. Quindi se noi inizialmente abbiamo diminuito all'inizio del nostro lavoro per andare poi ad aumentare con il gettato e a diminuire nuovamente, in questo caso andremo ad aumentare inizialmente per poi diminuire e così via. In questo modo il nostro lavoro farà un gioco di zig zag, ma senza che sia eccessivamente elaborato, quindi sono semplicemente 2 righe da ripetersi per 11 volte. Mettiamola così, adesso abbiamo ripetuto questa prima riga per 6 volte
alternandola con il nostro rigo al dritto. Ora andremo a fare assieme il primo rigo e faremo il lavoro che abbiamo fatto in precedenza, per cui ripeterlo poi per quindi uno lo facciamo assieme, 2, 3, 4, 5, 6 e abbiamo terminato tutta la nostra prima ripetizione. Ma adesso iniziamo la prima riga della seconda ripetizione, quindi lavoriamo sempre il nostro primo punto che separa tutta la parte della maglia rasata al pizzo, passiamo il marcapunto. Se prima iniziavamo con una maglia al dritto, in questo caso abbiamo qui segnato 2 dritti. Quindi facciamo 2 dritti, 1 e 2. Adesso abbiamo un gettato, un diritto e un gettato. Quindi un gettato, un diritto ed un gettato. Subito dopo abbiamo 3 maglie al dritto. Quindi 1, 2 e 3. Adesso abbiamo le diminuzioni, una a destra e una a sinistra. 2 maglie assieme, diminuzione a destra. Prendo una maglia, lavoro la successiva e a cavallo quella che non ho lavorato. Diminuzione a sinistra. 2 dritti, 1 e 2. Ripetiamo il gettato, un diritto ed un gettato. Quindi un gettato, un diritto ed un gettato e ripetiamo le 3 maglie al dritto, quindi 1, 2 e 3. Concludiamo tutta la riga con una diminuzione a destra e una a sinistra. Una diminuzione a destra e una diminuzione a sinistra e terminiamo con una maglia al dritto ed eccola qui. Nel momento in cui terminato il rigo, seguita nel momento in cui abbiamo terminato il rigo, quindi abbiamo terminato di lavorare tutte le maglie che sono all'interno dei nostri marcapunto che noi abbiamo segnato e terminiamo e ci resta una sola maglia e il nostro schema ci dice che finisce lo schema, finisce il rigo con una sola maglia, vuol dire che noi non abbiamo saltato nessun passaggio. Per cui adesso finiamo questo 13° rigo e l'andiamo a finire lavorando al dritto sino ad arrivare al marcapunto. Ho terminato anche il 13° giro, quindi adesso non l'avevo segnato prima, lo segno ora. Adesso vado a fare il mio 14° giro ed è un giro di sole maglie al dritto. Dopodiché continuerò a lavorare per altre 5 volte, quindi andare a fare altre righe alternando sempre la riga pari al dritto e la riga dispari con la stessa lavorazione che abbiamo sempre fatto. Ci dovremmo fermare al rigo 23. Sono arrivata al rigo 23, quindi ho eseguito tutta la ripetizione dell'intero punto ed è questa, quindi questa prima parte io l'ho eseguita. Adesso se voi avete sotto mano i miei appunti che vi ho trascritto e quindi li avete stampati, qui ho scritto chiaramente, quindi fare una ripetizione di pizzo. Una ripetizione di pizzo vuol dire lavorare da rigo 1 al rigo 23, quello che abbiamo già fatto. Adesso, una volta che noi abbiamo terminato la prima ripetizione, azzeriamo il nostro contagiri, quindi lo portiamo nuovamente a 0 e riprendiamo nuovamente una seconda ripetizione, quindi andiamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto adesso ripartendo dal primo rigo. Prima di fare questo, siccome abbiamo un rigo dispari, quindi il rigo 23, andremo a lavorare un rigo senza contarlo, quindi senza tener conto dell'inizio del nostro pattern, del nostro schema, scusate, dell'inizio o della fine. Andremo a fare adesso un giro al dritto per separare la prima ripetizione dalla seconda.
Quindi ho fatto il mio giro al dritto che mi andrà a separare la prima ripetizione dalla seconda ripetizione del pizzo e adesso non faccio altro che ripartire dal primo rigo e mi andrò a fermare all'11° rigo. Quindi arriverò sin qui. Nelle spiegazioni, infatti, qui parlo di 12° rigo perché dobbiamo poi andare a fare un lavoro di divisione di alcune maglie per andare a formare il nostro pollice. Per cui da adesso abbiamo azzerato il nostro contagiri, lavoriamo la seconda ripetizione lavorando l'11° rigo e poi dal 12° facciamo assieme e vediamo che cosa dobbiamo fare, gli aumenti per accogliere il pollice della nostra mano nel guantino. Quindi ora si lavora dal rigo 1 al rigo 11. Sono arrivata al rigo 11°, quindi ho terminato l'11° rigo della mia lavorazione. Adesso se io prendo le mie istruzioni, qui chiaramente spiega come settare, quindi come andare a piazzare altri 2 marcapunto per poter aumentare le maglie e formare per raccogliere appunto il pollice. Quindi questa parte qui, vedete questa parte qui ha degli aumenti a destra e a sinistra proprio per accogliere il pollice, quindi non c'è solo un'apertura semplice, ma c'è anche un piccolo aumento di lavorazione da questa parte. Adesso qui vi spiego chiaramente come andare ehm, appunto a preparare il giro di lavorazione per poi continuare sempre con il pizzo ma aumentare le maglie per il pollice. Ovviamente per la mano sinistra tutto questo andrà fatto in modo speculare, quindi da una parte e dall'altra, perché comunque abbiamo una lavorazione che deve rimanerci sul fronte del guantino. Se noi non scegliessimo di non lavorare il pizzo, potremmo seguire tranquillamente eh, queste istruzioni e quindi avere comunque poi 2 guanti che possono essere messi sia a destra che a sinistra. Quindi torniamo a noi. Siamo arrivati all'11° giro. Adesso abbiamo il giro pari, quindi dove il pizzo non viene lavorato. Per cui siamo arrivati a questo punto, a questo giro, dove lo schema ci dice che abbiamo solo dritti. Per cui iniziamo la lavorazione e lavoriamo i 21 punti del pizzo, li lavoriamo tutti al dritto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. E abbiamo lavorato, come ci dicono le istruzioni, le 21 maglie al dritto. Spostiamo il marcapunto, quindi significa che il marcapunto che delineava le maglie da lavorare in pizzo lo possiamo riportare sul ferro di destra. Adesso dobbiamo lavorare 16 maglie al dritto. Ho lavorato le mie 16 maglie al dritto, ora le mie istruzioni dicono quindi lavora 16 maglie al dritto e metti un marcapunto. Quindi dopo aver lavorato le 16 maglie vado a mettere il marcapunto. Le istruzioni mi dicono lavora 2 maglie al dritto ed io ho 2 maglie qui su questo ferro, lavoro 2 maglie al dritto e le istruzioni mi dicono di mettere un altro marcapunto e adesso lavora una maglia al dritto e la maglia al dritto che io andrò a lavorare sarà semplicemente quella che mi va a separare tutta la parte della lavorazione in pizzo dal resto. Quindi io a questo punto devo fare attenzione a non lasciar cadere il marcapunto e quindi vado a lavorare la mia maglia, tenendo il marcapunto su questo ferro,
lavoro la maglia al dritto, sposto il marcapunto. A questo punto io ho lavorato il 12° rigo, devo iniziare a lavorare il 13° rigo con il punto pizzo, scusate, e sarebbe questo, dove cambia proprio tutta la lavorazione. Per cui adesso lavoro questa parte di pizzo e poi vi faccio vedere come dobbiamo andare, dove ci dobbiamo comportare per aumentare la parte del pollice. Ho terminato la parte in pizzo, ruoto, questa è la parte sottostante il mio guantino. Adesso da questo punto io devo iniziare ad aumentare le maglie a destra e a sinistra dei due punti che io ho delimitato, quindi lavoro al dritto sino ad arrivare al primo marcapunto che divide le due maglie. Sono arrivata al marcapunto, adesso per aumentare una maglia a destra e una maglia a sinistra io faccio in questo modo: sposto il marcapunto, faccio un gettato, lavoro le due maglie, faccio un altro gettato e sposto nuovamente il marcapunto. A questo punto io ho terminato il mio rigo 13. So che può sembrare un po', qui avevo il gettato, che può sembrare un po' complesso, ma in realtà non lo è. Adesso sono arrivata al giro 14, dove ho tutte le maglie al dritto da lavorare, quindi sempre con il filo col gettato all'interno dei due marcapunto vado a lavorare al dritto. E lavoro tutto al dritto sino ad arrivare alla sezione del pollice. Sono arrivata ai gettati che devono essere degli aumenti per il mio pollice, quindi passo il marcapunto. Ora i miei gettati a destra e a sinistra dei due punti che io avevo delimitato dal marcapunto li andrò a lavorare a dritto ritorto, perché altrimenti si formeranno dei buchini inestetici che a me francamente non piacciono. Quindi questo è il mio gettato, piuttosto che lavorarlo entrando dal di fronte, io entro e lo vado a prendere sul retro. Ovviamente mi aiuto un po' con l'indice della mano destra per prendere il punto. Quindi queste sono le due maglie che avevamo montato e questa è l'altra maglia che si deve aumentare. Ed ho il mio marcapunto. E continuo così la mia lavorazione. A questo punto io ho terminato il giro 14. Nel 15° giro andrò nuovamente a seguire lo schema e quindi continuerò il pizzo e andrò a fare un altro aumento. Allora, nelle istruzioni dice chiaramente: gli aumenti per il pollice andranno eseguiti a giri alterni, per cui nei giri pari andremo a lavorare i gettati che abbiamo fatto e nei giri dispari andremo a fare un gettato, quindi un aumento. Questo verrà fatto per 4 volte e in totale noi avremo 8 giri di lavorazione da eseguire e ci dovremmo ritrovare alla fine con 10 maglie all'interno dei due marcapunto. Quindi noi andremo ad aumentare sempre con un gettato all'interno dei marcapunto, lavorando nei giri pari i gettati, nei giri dispari andremo a formare un'altra maglia, quindi lavorando un gettato. Tutto fino ad avere 10 maglie all'interno di questi due marcapunto. Allo stesso tempo, nei giri dispari continuiamo a seguire la lavorazione del nostro schema e continuiamo comunque a tener conto del giro in cui ci troviamo, perché noi poi dovremmo arrivare semplicemente
al giro numero 23 e a quel punto ci dovremmo fermare perché il guantino sarà terminato, per cui andiamo avanti sino ad avere 10 maglie all'interno dei due marcapunto. Sono arrivata al mio giro dove ho fatto l'ultimo aumento, quindi eccolo qui, si vede. Ho considerato anche gli aumenti, quindi contato tutte le maglie e ho 10 maglie su questo ferro. Adesso vado a lavorare l'aumento, continuo a lavorare la parte in pizzo e poi vediamo come mettere in sospeso le maglie per il pollice. Allora, io mi trovo al giro 21, ho eseguito la parte di pizzo, ho lavorato la restante parte che mi rimaneva del guantino e sono arrivata ai due marcapunto. A questo punto io piuttosto che fare un aumento devo mettere in sospeso tutte queste maglie. Quindi prendo un ago da lana, io in questo caso uso un passafettuccia con un filo contrastante, quindi infilo il mio ago e tolgo il marcapunto e vado a mettere in sospeso tutte le 10 maglie che avevo creato con tutti gli aumenti. Quindi queste 10 maglie le lascio tutte su un filo di scarto. Allora 4, 5, 6, 9 e 10. Queste maglie adesso le lascio in questo modo, tolgo nuovamente il marcapunto anche da quest'altra parte. Ora, che cosa succede? Io ho tolto le maglie che ho aumentato. Ovviamente adesso devo ricominciare a lavorare in tondo perché devo andare a fare il giro 22 che è un giro di maglia rasata e il giro 23 che è l'ultimo giro. Prima però di fare questo devo andare a riunire in tondo perché le maglie, perché ho messo una parte di maglie in sospeso. Quindi vado a montare 4 maglie, prendo il filo, lo passo sul pollice in questo modo e infilo il pollice all'interno. Passo il filo, il cappio che ho messo sul pollice lo ripasso sul filo e vado a creare la prima maglia, il primo punto. Allora, questo è il mio primo punto. Vado a creare un altro punto. Quindi vado a creare 4 maglie per unire una parte e l'altra, quindi 2, 3 e 4. A questo punto riprendo il lavoro da questa parte, quindi non faccio altro che andare a lavorare, a continuare la lavorazione in circolare, avendo però le 4 maglie, adesso è il giro 22, che io devo fare tutto al dritto e non farò altro che andare a lavorare le maglie che ho appena costruito quando arrivo a quel punto, ma adesso lo andiamo a vedere assieme. Sono arrivata alla fine del giro, adesso devo lavorare le 4 maglie che ho costruito per chiudere in tondo, quindi queste 4 maglie che sicuramente si saranno un po' allentate qui, ma nella lavorazione tutto andrà a posto e andrò a lavorare le 4 maglie che ho costruito al dritto, quindi 1, 2, 3 e 4. Ho così chiuso il mio lavoro in cerchio nuovamente, cioè sto lavorando di nuovo in tondo. Adesso faccio il 23esimo giro che di chiusura del lavoro in pizzo, quindi vado a lavorare una maglia che era di separazione tra il mio lavoro a maglia rasata e il mio lavoro in pizzo. Ora vado a seguire lo schema
e vado a fare l'ultimo giro di lavorazione. Quindi mi dice che devo fare 2 maglie al dritto, un gettato, un diritto, un gettato, 3 diritti e vado avanti sino a finire il 23esimo giro e a chiudere la seconda ripetizione del pizzo. Una volta che ho terminato la seconda porzione del pizzo, adesso andiamo a fare questo bordino finale. Sono 2 maglie al dritto e 2 al rovescio e l'ho fatte per 1, 2, 3, 4, 5 righe. Dopodiché andiamo a chiudere il lavoro. Quindi da adesso iniziamo a fare 2 dritti e 2 rovesci, completando sempre il giro, tenendo conto del marcapunto per 5 giri. Una volta che siamo arrivati alla chiusura, quindi abbiamo fatto i nostri 4 giri, 5 giri, quelli che vogliamo di bordo finale, possiamo andare a chiudere. La chiusura verrà fatta in modo tradizionale, quindi si lavora una maglia, si lavora la seconda e si accavalla la prima sulla seconda e questo lo faremo per dare maggiore elasticità a tutto il lavoro, in modo che non venga eccessivamente stretto. Quindi adesso prendiamo il nostro lavoro e iniziamo. Eh, Ovviamente poi uno può usare la chiusura, il modo di chiudere che più gli piace. Quindi lavoriamo un dritto, lavoriamo un altro dritto ed andiamo ad accavallare la prima maglia sulla seconda, cercando di tenere il lavoro abbastanza morbido. Adesso abbiamo 2 rovesci, quindi andiamo a lavorare un rovescio ed andiamo ad accavallare la maglia. Così. Lavoriamo nuovamente un rovescio ed accavalliamo la maglia. E continuiamo così sino a terminare tutte le maglie che abbiamo sul lavoro. Una volta che abbiamo terminato la chiusura, tagliamo il filo, ci lasciamo un pezzetto di codina. Io utilizzo sempre un passafettuccia perché per me è più comodo, quindi infiliamo il filo nell'ago o nel passafettuccia e cerchiamo di andare a ricostruire il punto, quindi a ricongiungere tutte e due le estremità, quella dove abbiamo il punto che abbiamo appena chiuso e il primo punto che abbiamo chiuso. Cerchiamo di non tirare troppo il filo, ma di fare una chiusura abbastanza morbida, nascondendo ovviamente, cioè non creando dei buchini. Nascondiamo poi la codina all'interno del lavoro, io la chiuderò e la fermerò magari dopo per non perdere troppo tempo. Vado a nascondere la codina nei punti in modo che il mio manicotto è terminato. Ovviamente il passaggio dei fili, più si passerà il filo e più sarà sicura la chiusura. Una volta terminato dobbiamo andarci a dedicare al pollice, quindi dobbiamo andare a creare un piccolo bordo un bordo a coste, una maglia di 1 e 1, riprendendo tutte le 10 maglie, le 4 maglie che abbiamo e le 4 maglie che abbiamo preso per chiudere. Io utilizzo dei ferri a doppia punta molto corti. Per me sono molto più comodi per questo tipo di lavoro. Io comunque poi vi lascerò tutti i riferimenti. Sono dei ferri molto economici, io l'ho presi su Amazon ed hanno delle dimensioni che ci consentono sia delle piccole circonferenze che questo tipo di lavoro. Quindi troverete nel box informazioni tutti i link di tutti i materiali che io ho utilizzato finora. Se non riuscite a reperirli oppure se non li avete a disposizione, potete anche utilizzare i ferri a doppia punta, il ferro circolare staccandolo dal cavetto, quindi utilizzandone 2 o anche 3, quelli che avete, per lavorare questa piccola circonferenza. Adesso quello che noi andremo a fare, andremo a recuperare tutte le 10 maglie che avevamo messo in sospeso.
quindi io passo il ferro all'interno di tutte le maglie. Ecco, io qui mi sono agganciata con il filo all'interno, magari con maggiore attenzione rispetto a quanto ho fatto io, si passano una maglia alla volta, si passano su un ferro, quindi andiamo a recuperare tutte e 10 le maglie togliendo tutto il filo di scarto. Recuperiamo adesso le 4 maglie che abbiamo costruito per andare a chiudere in circolare e dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo prendere il nostro ferro a doppia punta, il cappio del filato e andare ad infilarci con il ferro da sopra a sotto, quindi da dentro a fuori. Quindi se magari non ci riusciamo con il ferro, ci possiamo aiutare con un uncinetto se vogliamo e andiamo a riprendere 4 maglie, facendo sempre attenzione a non riprenderle con la codina, perché poi dovremmo andare a continuare il lavoro e lavorare le 10 maglie che abbiamo sull'altro ferro che abbiamo messo in sospeso. Quindi cerchiamo di recuperare tutti e 4 i punti con il filato e cerchiamo anche di prendere tutti e due i cappiolini del punto. In questo modo abbiamo 14 punti che possiamo dividere 7 e 7 oppure lavorarli così per come si presentano. Io prendo il terzo ferro ed inizio a lavorare un dritto ed un rovescio, quindi inizio a formare il mio bordino della chiusura del pollice. Questo lo farò per 4 giri, quindi dovremmo andare a lavorare in circolare. Una volta che io ho terminato i miei 4 giri, quindi del pollice, posso andare a chiudere allo stesso modo di come ho chiuso tutto il guantino. Ecco che c'è un ospite. Quindi dicevamo vado a lavorare il dritto dove c'è il dritto e il rovescio dove c'è il rovescio allo stesso modo della chiusura di tutto il guanto, proprio della parte superiore. Una volta fatto questo, il nostro lavoro è terminato. Facciamo sempre attenzione di fare una chiusura abbastanza morbida. Ho chiuso anche il pollice, eccolo qui. Adesso andrò a chiudere e quindi a fermare la codina allo stesso modo in cui ho chiuso sopra. Sotto non c'è nessuno scalino alla chiusura. Qui ho sbagliato, io ho messo 2 maglie in più, quindi mi è venuto proprio all'estremità, mi sono venute 4 maglie al dritto piuttosto che alternate, ma questo è stato un mio errore. Non lo disfo, lo lascio così perché tanto è qualcosa che certo dovrebbe essere preciso, però non mi va di disfarlo, ecco. L'unica raccomandazione è che quando dovete fare poi lo spazio per il pollice, appunto questa parte del pollice, per la mano destra dovreste farlo in modo speculare, per cui invece di lavorare 16 maglie e iniziare e mettere tra i due marcapunto le due maglie, lo andrete a fare subito dopo aver finito la parte in pizzo, quindi si farà allo stesso modo ma a specchio, quindi dall'altra parte. Io mi auguro che questo tutorial vi sia utile, mi dispiace se è estremamente lungo, ma ho cercato di essere veramente più chiara possibile, più precisa possibile nel spiegarvi proprio e farvi vedere tutto il procedimento passo dopo passo. Per chi vuole si può aiutare anche con le istruzioni che vi lascio nel mio blog, che adesso sono in fase di correzione perché mi sono accorta che ci sono 2 o 3 accorgimenti, 2 o 3 cose che devo andare a correggere per essere più precisa. Comunque lo troverete nel mio blog, vi lascio il link qui sotto, è scaricabile da tutti, sarà un PDF, quindi chiunque può consultarlo e può scaricarlo. L'unica cosa che vi chiedo, se magari doveste rifarli, mi farebbe piacere vederli finiti o magari essere citata se mai doveste seguire il pattern e magari replicarli.
se vi fa piacere, altrimenti non fa nulla. Per chi vuole si può iscrivere al canale se ancora non l'ha fatto e può attivare la campanella in modo che vi arrivano tutte le notifiche. Seguitemi anche nel gruppo Cerchi di Maglia su Facebook, lascio qui tutti i link. Io non sono molto presente in questo periodo, ma comunque leggo, cerco di leggere tutto e magari di rispondere eventualmente alle domande. Se c'è qualcosa di poco chiaro, mi potete commentare, io rispondo sempre a tutti. Per quanto riguarda le misure, queste sono una ML, ma io vi lascio tutto scritto nel pattern. Se lo volete fare, se li volete fare più piccoli o più grandi, io non ho sviluppato altre misure, ma vi basterà solo, una volta fatto il campione, andare a calcolare i centimetri in più che vi possono servire. Ci vediamo al prossimo tutorial che non so quando sarà e non so di che cosa sarà. A presto, ciao!